Me, mad. Quite likely. Ciao, benvenuto in una nuova guida su come utilizzare Thresh in League of Legends. La guida sarà divisa in 6 parti. Nella prima, l'introduzione, vi narrerò la sua storia e vi illustrerò quali sono le sue abilità. Nella seconda parte, imparerete quali oggetti comprare e in quale ordine potenziare le sue abilità. Entreremo poi nel vivo del video e vi spiegherò come utilizzare al meglio Thresh. Successivamente imparerete quali campioni non vorrete mai trovare contro di voi nella landa e quali vorrete avere al vostro fianco. Nella quinta sezione vi mostrerò le migliori combo e vi darò alcuni consigli. Infine, come piccolo extra, vi mostrerò alcune delle mie migliori clip con questo personaggio. Thresh è uno dei campioni di supporto più potenti e versatili del gioco. Le sue abilità uniche e particolari lo rendono adatto a qualsiasi patch e offrono molta utilità al team. Inoltre è divertentissimo da giocare e permette di creare delle azioni memorabili. Attenzione, questo campione è però difficile da giocare e richiederà del tempo per arrivare ad alti livelli. Come potete vedere, infatti, nonostante sia al momento il secondo campione più utilizzato, è uno degli ultimi per win rate e non è quasi mai bannato. Pochi giocatori sanno utilizzarlo correttamente. Se non sei interessato alla storia di Thresh, puoi saltare direttamente nel vivo della guida, cliccando sul pulsante Skip. Thresh era una volta un uomo normale, guardiano di un ordine dedito alla protezione delle conoscenze arcane. I maestri del suo ordine, dopo anni di riconosciuto servizio, lo mandarono alla città di Elia per custodire un'ampia raccolta segreta di pericolosi artefatti. Dopo anni di solitudine, Thresh divenne sempre più risentito, geloso e rancoroso. Tutto cambiò quando un re folle riuscì a penetrare nelle Isole Benedette, ossessionato dal desiderio di riportare in vita la sua regina. Thresh lo condusse volontariamente alle leggendarie acque della vita, dove nessuno, a parte i membri più anziani dell'ordine, aveva mai avuto il permesso di entrare. Dopo aver bagnato la moglie nelle acque, una catastrofica onda di energia oscura emerse dall'acqua, diffondendosi rapidamente sulle Isole Benedette e uccidendo ogni essere vivente sul suo cammino. Thresh stesso fu tra i primi ad essere coperto dalla nebbia, ma invece di morire, urlando come tutti gli altri, egli ne emerse come una mostruosità spettrale. Da quel momento cominciò a dare la caccia a quelle che riteneva essere anime inferiori, intrappolandole nella sua lanterna. Solo un'anima è mai riuscita a sfuggire alla sua morsa immortale: Senna, una delle sentinelle della luce, moglie di Lucian il Purificatore. Iniziamo ora con la spiegazione delle abilità. La passiva farà rilasciare nei nemici caduti delle anime, le quali scompariranno dopo 8 secondi. Mostri e minion grandi ne rilasceranno sempre una, i mostri epici 2, mentre per i mostri ed i minion piccoli c'è il 33% di possibilità che questo accada. Camminando vicino alle anime o lanciando la lanterna vicino ad esse potremo raccoglierle, aumentando armatura e potere magico. Thresh non otterrà però armatura per livello, ed il numero di anime raccolte aumenterà anche il danno della passiva della nostra E. Tramite la Q lanceremo la nostra falce, infliggendo danni magici e sordendo il bersaglio. Otterremo inoltre visione magica di esso e lo tireremo verso di noi per 1,5 secondi. Riattivando l'abilità potremo lanciarci verso il nemico colpito. La ricarica di questa abilità si riduce di 3 secondi se colpisce un nemico. Con la W Thresh lancerà la lanterna, conferendo uno scudo ad un alleato vicino ad essa. Se un alleato clicca sulla lanterna, lo attireremo verso di noi. Lo scudo cresce con il numero di anime raccolte. La E ha una passiva ed un'attiva. La passiva fa sì che gli attacchi base infliggano danni magici aggiuntivi, che aumentano mentre non attacca. Il danno sarà pari al numero di anime raccolte, più un massimo del 100% dell'attacco fisico totale. L'attiva ci permetterà di infliggere danni magici in una linea retta, che parte da dietro di noi.
I nemici colpiti saranno inoltre spinti nella direzione del colpo e successivamente rallentati. Usando la R, Thresh creerà una prigione di energia spettrale attorno a sé. I campioni nemici che la attraversano subiscono danno magico e sono rallentati del 99%, ma infrangono un muro. Dopo che il primo muro è stato distrutto, i rimanenti non infliggono danni ed applicano la metà della durata del rallentamento. Parliamo ora di quali oggetti comprare e in che ordine potenziare le abilità. Partiamo da queste ultime, poiché richiedono meno tempo. Vi consiglio di iniziare sempre dalla E per avere il bonus ai danni, sia per aiutare il jungler, sia per cercare di fare danno nelle prime fasi della partita. Inoltre, essendo Thresh un campione a distanza, sarà abbastanza difficile sfruttare la passiva dell'oggetto da supporto, ma questo vi aiuterà un po'. Come seconda abilità, vi consiglio di sbloccare la Q per avere la possibilità di ingaggiare. Dopo il terzo livello, continuate a potenziare la Q fino al massimo per ottenere la riduzione della ricarica. Dopo aver portato la Q al quinto livello dovreste potenziare la W per essere ancora più utili ai vostri compagni. Se preferite invece essere più aggressivi, potete anche aumentare prima la E oppure farle salire di livello parallelamente. Vi illustrerò adesso quali sono i migliori oggetti per Thresh. Come per gli altri campioni, i 6 oggetti che andremo a comprare in una determinata partita possono variare. Innanzitutto inizieremo sempre comprando il coprispalle d'acciaio. Se volete giocare subito aggressivi, comprate poi il canto di guerra di Shurelia, oppure, per giocare più tranquilli, il voto del cavaliere. Un oggetto quasi necessario in ogni build di Thresh è la lastrapietra del Gargoyle, che ci permetterà di resistere più a lungo negli scontri. Le scarpe che vi consiglio sono quelle della mobilità, vi aiuteranno infatti ad essere presenti in tutta la mappa o anche a scappare, poiché Thresh non ha altri modi per farlo se non correre. Se la partita sta procedendo bene e volete giocare in modo aggressivo, un altro oggetto da comprare è la convergenza di Zeke. Se volete dare invece più supporto, comprate la retenzione e il medaglione dei solari di ferro. Infine, ecco le rune che vi consiglio di utilizzare. Thresh è un personaggio molto aggressivo, ma le sue abilità ti permetteranno di giocare anche più tranquillamente. Se hai un buon team per combattere, il tuo ingaggio sarà cruciale per l'iniziamento degli scontri, ma se la vostra composition è costruita intorno al poking, puoi aiutare i tuoi compagni lanciando la lanterna come strumento di fuga, oppure escludere i nemici dal combattimento con la R. Parliamo ora delle prime fasi di gioco. Non appena arrivi al 2 dovresti tentare di ingaggiare se pensi di poter combattere, ad esempio se contro hai una AD carry forte nelle ultime fasi della partita come Vayne o un support con poca vita come Nami. Non devi per forza lanciarti addosso al nemico, non sei Nautilus, puoi anche soltanto lanciare la Q per attirare il nemico e lasciare attaccare il tuo tiratore. Puoi anche provare a dare fastidio al nemico con il danno della E, ma fai attenzione, Thresh non ha modi di scappare e sprecare un flash in questo modo è inutile. Cerca di non rimanere dietro ai minion perché non potrai utilizzare in nessun modo la tua Q, a meno che tu non voglia colpire uno di essi. Se non sei esperto e non vuoi cacciarti in grossi guai, chiedi al tuo AD carry di non pushare e gioca sotto torre, così potrai provare ad usare la tua Q per tirarli sotto di essa ed ottenere un grosso vantaggio. Fai attenzione però che il tuo AD carry non perda troppo farm. Dopo aver comprato le scarpe della mobilità, dovresti provare a giocare più aggressivamente, provando ad avvicinarti al nemico e usando la E per spostarlo. Questo metodo è molto più semplice da utilizzare per ingaggiare in corsia, ma può metterti in guai seri. Se la fase di corsia sta andando bene, puoi provare ad aiutare la mid lane e ottenere la priorità del fiume, in modo da facilitare l'uccisione del drago. Negli scontri non devi fare altro che ripetere ciò che hai fatto finora, cerca di ingaggiare in maniera intelligente, aiuta i tuoi alleati con la W se sono in pericolo e escludi i nemici dal combattimento con la R. Per una guida ancora più approfondita sulle diverse combo con cui ingaggiare, vai alla quinta sezione del video. In questa sezione parleremo dei counter di Thresh e di campioni con cui funziona al meglio. Le più grandi minacce sono Morgana. Può bloccare ogni abilità che usi contro di lei o un suo alleato con il suo scudo.
Dovresti perciò aspettare che lo usi su qualcuno e cambiare il bersaglio, oppure aspettare che svanisca il suo effetto. Sivir, per le stesse ragioni di Morgana, col suo scudo può bloccare i tuoi engage, dovresti perciò cambiare bersaglio o aspettare che il suo scudo svanisca. Zyra, credo sia il peggior supporto che puoi trovare contro, specialmente se sei abile a giocare. Puoi provare a counterare Morgana se hai molta esperienza, ma c'è davvero poco da fare contro Zyra. Lei ha più danno di te, può bloccare la tua Q con le sue piante e può rallentarti. Se ti colpisce con le sue radici, sei molto probabilmente morto. Vel'Koz e Xerath hanno un raggio così grande da essere praticamente intoccabili. La tua unica speranza è una AD carry con un buon engage come Tristana e un jungler molto attivo. Tankh Kench è molto tank e può mangiare i suoi alleati, rendendo inutili le tue Q. Ezreal e altri personaggi con schivate e abilità simili possono facilmente schivare la tua Q. In generale, Thresh fa fatica a giocare contro personaggi con molto danno ed un range che non gli permette di essere aggressivo. Non ci sono invece molte sinergie particolari, Thresh funziona bene con tutti i personaggi. Se dovessi elencarne qualcuno direi campioni con molto danno, come Draven o Jhin, o con dei CC, come Jinx, oppure con un engage come Tristana. Se ti stai appena approcciando a questo personaggio, probabilmente penserai che il miglior modo di ingaggiare sia lanciare la Q e tuffarti addosso ai nemici. Questo però risulterà spesso in una facile kill per i nemici, soprattutto se il tuo AD carry è troppo indietro. La combo più completa, che ti permette di applicare ogni crowd control e danneggiare il più possibile, è lanciare la Q per attirare il nemico verso di te, usare poi la R, ed infine usare la E per fargli colpire il muro. Un'altra combo ancora più sicura da utilizzare è usare il flash per avvicinarti al nemico, oppure uscire da un cespuglio cogliendolo alla sprovvista, poi usare E ed R. Ti consiglio di tenere la Q per reingaggiare, nel caso in cui il nemico provi a scappare con un flash o un'abilità. Passiamo ora alle meccaniche più complesse ed avanzate. La tua E è uno strumento molto potente e dovresti imparare a utilizzarlo al meglio. Ecco due meccaniche che non tutti conoscono. Questa abilità può essere utilizzata anche mentre ti stai lanciando verso un bersaglio, colpendo gli avversari alla sprovvista. Inoltre ti permette di bloccare salti, dash e abilità simili, ad esempio la E di Gragas, il salto di Tristana o il salto di Rengar. Questa meccanica è tanto utile quanto difficile da comprendere. Ti permetterà di salvare te stesso e i tuoi alleati in numerosissime occasioni, però dovrai imparare a memoria il perfetto tempismo con cui utilizzarla. Ricorda che la tua W ha un raggio molto grande, questo ti permetterà di far lanciare i tuoi alleati in battaglia da molto lontano. Può aiutarti anche in fase di corsia. Se il tuo AD carry sta avendo problemi a farmare, inscena una gank, lanciando la lanterna in un cespuglio o dove i nemici non hanno visione, ed avanza. In questo modo saranno costretti ad indietreggiare, per un po'. La meccanica più difficile ma al tempo stesso più soddisfacente è il Predict. È una mossa molto azzardata che ti permetterà di fare degli assist spettacolari o delle figuracce. Solitamente, quando un nemico vede che ti stai avvicinando e vuoi cercare di ingaggiare, utilizzerai il flash o un'abilità di fuga per sfuggirti. Quello che puoi fare è imparare il raggio di queste abilità e lanciare la tua Q dove pensi che atterrerà, non dove si trova in quel momento. Questa meccanica si può applicare anche quando il nemico entra nella nebbia e non abbiamo più visione di esso, ma possiamo tentare di comprendere in che punto si è arrivato al momento del lancio della Q. Ho lasciato per ultime due chicche, una vi aiuterà nel caso in cui vi troviate contro un trash. Se volete evitare che un nemico raccolga la lanterna per scappare, piazzate un lume di controllo su di essa ed il nemico sarà impossibilitato a cliccare sulla lanterna. Un'ultima cosa, più simpatica che utile, è che la lanterna blocca il passaggio in questo punto. Se un nemico cerca di raggiungervi passando per quel punto, lanciate lì la W e sarà costretto a girare dall'altro lato, perdendo del tempo. Come avrei capito, Thresh è un personaggio altamente complicato, ma ti darà tantissime soddisfazioni, te lo garantisco. Alcuni consigli che ti posso dare sono: impara il raggio delle tue abilità, questo aumenterà la possibilità di non sbagliare le tue Q e diminuirà la possibilità che un tuo alleato muoia perché hai lanciato la lanterna troppo lontano o in maniera sbagliata. Un ultimo consiglio è quello di guardare sempre più avanti degli altri. Se pensi che i tuoi alleati abbiano la possibilità di finire un'uccisione, non sprecare altro tempo su quel nemico, ma passa subito al prossimo. Questo ti permetterà di massimizzare il numero di uccisioni. Riassumendo, Thresh è un personaggio fortissimo, le sue abilità non diventeranno mai obsolete e si adattano ad ogni cambiamento del gioco. Richiede molta pratica, ma ti darà altrettanta soddisfazione, regalandoti momenti epici e numerose partite vinte.
Spero che la guida ti sia stata anche in minima parte utile, ci ho messo dentro tutta la passione che ho per questo personaggio. Ti lascio ora ad alcune delle mie giocate più belle con questo personaggio.